Vediamo. Allora diciamo perché noi vi aspettavamo con ansia e fra l'altro vi avevamo preparato un ciclostilato per la vostra venuta, no? Che adesso magari distribuiamo. Poi eventualmente lo portate con voi e lo distribuite voi. Compagni, cominciate pure a parlarci, succede sempre. Dunque, praticamente noi al risolto sapremo del Cairo che 2 giorni dopo sarebbe entrato in funzione il ministro dell'ambientale che riguardava non solo il quartiere dell'isolotto ma penso tutta la zona isolotto, signori Monticello molto grande, no? E quindi noi come collettivo uscimmo con questo volantino, lo volete? Sì. Cioè, più che un volantino fu una lettera aperta agli abitanti del quartiere, no? Ancora una volta si decide di prendere iniziative che passano sulla testa di noi tutti, senza tener conto delle reali esigenze e delle espressioni degli abitanti del quartiere. Circa 2 anni fa è stata aperta la sezione dell'Humanitas che avrebbe dovuto svolgere una funzione preventiva a tutela della nostra salute, senza però avere prima ricercato e identificato quali e di quale natura fossero i problemi sanitari all'interno del quartiere. Tuttora quindi tale organismo non risponde al suo compito principale, che è la prevenzione della nostra malattia. Cioè, l'Humanitas sarebbe un servizio di pubblica assistenza, no? Le autoambulanze, eccetera. Oggi viene proposto un centro di igiene mentale a Legnaia, con l'intenzione di prevenire e curare la nostra integrità mentale. Nessuno ci ha chiesto quali sono i nostri bisogni attuali, nessuno ci ha detto cosa è un centro di igiene mentale, nessuno ci ha spiegato cosa intendono fare e quali sono i metodi che vogliono applicare. Vogliamo gestire noi stessi la nostra salute, così come la nostra igiene mentale. Siamo coscienti che le cause delle nostre malattie e delle nostre nevrosi sono strettamente legate ai luoghi di lavoro, alle condizioni delle nostre famiglie, alle abitazioni malsane, alle nostre precarie situazioni economiche. Partecipiamo quindi all'assemblea. Appunto voi ci siete venuti, no? L'altra assemblea, cioè è stata indetta da un comitato da 2 comitati di quartiere. Però anche qui cosa hanno fatto? Hanno fatto una ricerca, no? Puramente statistica, tante, l'isolotto, perché c'è questa lezione? L'isolotto scorre più diciamo degenti, no? L'ospedale psichiatrico è tutta Firenze. Le donne sono il 100% delle recuperate e gli uomini sono il 50% circa. Proprio è sì, veramente tanto, anche perché l'unico quartiere è un po' il proletario. E allora c'è questo discorso sempre aperto. Però appunto la paura nostra è che queste equip trami sempre sotto, perché è chiaro loro ora stanno parlando di centro, ma insomma il discorso con la base non lo vogliono fare, capito? Non so, forse loro dicono che sono spauriti, non sono preparati, no? È un discorso di comodo chiaramente, no? Che voi siete tanti, come si fa un discorso un po' teorico, a noi non ci sta bene, dice va bene, spiegate che andiamo, curiamo i casi più gravi, no? E poi in futuro andremo avanti. E quindi noi si sta continuando la nostra lotta. Ma voi all'isolotto avete un quartiere che funziona proprio tipo San Faustino, dove c'è un collegamento, dove vi ritrovate, dove discutete i problemi? Dunque, questo non c'è più, perché il comitato di quartiere è decaduto completamente. Cioè c'è il vertice, no? Che si riuniscono, fanno delle belle riunioni che non so cosa possono servire, no? Poi fanno il volantino e lo danno alla gente, non serve a niente. Cioè Don Maggio, ma anche Don Maggio è molto decadente. Cioè la gente la puoi trovare ancora volendo, però oggi ci vuole un lavoro molto forte, perché non è più come una volta, il quale insomma almeno il comitato di quartiere funzionava, non esiste più praticamente. Un comitato di quartiere direi
sente proprio sul filo, un po' alto, un po' si risolleva e così via. Che la partecipazione popolare volendo la puoi trovare. Io voglio dire che questa qua però può essere l'occasione per, cioè dato che secondo me per fare una rotta di questo tipo se non esiste una partecipazione di base diventa veramente uno scontro di scuole o di idee diverse che non ci interessa molto, che è importante anche quello lì, però non ci interessa molto. E allora ci interessa invece che ci sia una partecipazione, no? E allora se te dicevi prima che questo sarebbe possibile, cioè che in potenza c'è questa cosa qua, e io credo che allora... ma di fatti fino ad ora è proprio perché non è venuto fuori il discorso voluto dalle equipe, è proprio perché ha avuto una grande partecipazione di base all'assemblea che sono state fatte. Allora perché l'equipe non si è mai evoluta nel suo discorso, ha sempre portato avanti un discorso tecnicistico e appunto a noi, chiamavamo noi come base, non ci andava bene. E quindi proprio per quello ancora non si è inserita nell'isolotto. Ci stanno provando ora alla ultima assemblea di lunedì, domani sera ci sarà un'altra, però loro ti portano avanti sempre il suo lavoro, cioè fatto di statistiche, no? Un bel papiro fatto di statistiche dell'isolotto, così che in fondo non servono a niente. Quando rifiutano di portare veramente cioè tutte le carenze che possono esistere a livello di quartiere, no? In questo caso non solo a livello di isolotto ma a livello allargato a livello di zona. Cioè, fino ad ora appunto è la base l'ha sentita questa parte, in quanto sinceramente così nessuno come noi non sapeva veramente cos'era un'igiene mentale. Qui quando si viene a parlare di igiene mentale sembra che arriva qualcuno, ti dice il pazzo, cioè che l'abitante del quartiere isolotto venga considerato un po' come il pazzo, no? Quanto appunto l'ospedale psichiatrico è abbastanza pieno di questo. E quindi portando avanti un discorso così, cioè riuscire a sensibilizzare la base, facendoli capire che i discorsi che portavano avanti loro erano soltanto un discorso a livello di ambulatorio, no? Appunto a livello di tecnici e basta, insomma si riesce a bloccarlo questo discorso. Però bisogna vedere un po' fino a quando ci sarà questa disponibilità della gente. Anche perché vedi, noi avevamo pensato di fare dei viaggi visiti, no? Cioè andare casa per casa, al limite, però è un lavoro che se lo vuoi fare, no? Devi essere in tanti, insomma, non puoi partire in 10 persone per fare un quartiere come l'Isolotto sono 50.000 abitanti, è enorme. Per noi magari si può fare nelle case dove lavoriamo noi come un collettivo, ma non puoi farlo come il quartiere Isolotto. Che appunto noi si sta cercando di investire appunto anche questo Humanitas, no? Tra l'altro dovevano venire qualcuno, non sono venuti. Proprio per vedere. Non sono potuti venire, hanno detto che vengono domenica prossima. Cioè io avevo attaccato il cartello e tutto, no? Perché vedi per esempio anche lì ci sono tante persone che sono interessate così singolarmente, no? Al problema di igiene mentale. È chiaro che devi cercare di incanalare tutte insieme, no? E portarle, è un lavoro insomma piuttosto mobiliare. Che ho mio figlio sa che è là, secondo figlio è là, può rispondermi, dopo può rispondere. L'ultima volta che sono venuta poi ha firmato lui, dopo sono andata la terza volta ho firmato io. Però mi ha detto questo professore, mi ha detto, lei quando si sente poco bene c'ha il suo qui, abbiamo il nostro ricercato, prende le pastiglie che abbiamo noi. E perciò io sono andata dentro la prima volta, guarda, io dico la verità, mi sono spaventata, mi hanno legato qui con la gamba qui, mi hanno legato con le passi qui, mi ricordo tanto bene, sa. Poi mi hanno legato qui, mi hanno messo il corpo, ma sembrava che avessi ucciso qualcuno. Ma io non c'ero, guarda, io ho fatto la guerra, ho fatto quello che ho potuto, sono stata in collegio da mamma Nina, che avevo 16 anni, ma vi dico la verità, quello che è successo lì dentro, mamma Nina non me l'ha fatto. Lo giuro. Adesso io non dico più niente. Il problema cioè, era anche questo qua, credo che sia molto importante. Sì, ero giovane. Ti dico, la tua storia personale credo che sia molto giusto. Sì. Però vedi adesso sta a Firenze, qui in questo posto qua, all'Isolotto, dove ci sei stata anche tu, no? Sì. Ecco, stanno tentando
oltre al manicomio, che c'è un manicomio a Firenze, come c'è a Reggio, come c'è un po' dappertutto, adesso non è più di moda mettere la gente dentro i manicomi. Allora che cosa fanno? Li vogliono avere lì, allora li vogliono avere lì a casa. No, perché... Lascia cadere qua schermo, dopo te lo dico. Sì. Allora li vogliono avere lì. Sì. Siccome pensano che il manicomio la gente stiano male, faccia un brutto vedere, capite che la gente va di manicomio, dice allora adesso facciamo un'equipe di 60 persone o quante sono e seguiamo le persone a casa, capisci? Non è che ti propongono di discutere i problemi qui come in quartiere come facciamo noi, dice uno psichiatra pagato tanti soldi che va a casa della gente o in ambulatorio, anzi lì si proponeva un ambulatorio, da quello che ho capito io, un ambulatorio dove la gente andava lì e lui distribuiva i farmaci e faceva le diagnosi, insomma più o meno, adesso non sarà esatto. E allora all'isolotto come qua a Modena c'è il problema, aspetta ascoltami però per rispondermi, all'isolotto come a Modena c'è il problema invece di fare qualcosa di diverso, di aiutarsi tra di noi. Ecco, infatti molto bene. Il problema è proprio quello di aiutarsi tra di noi. Allora adesso noi i ragazzi vogliono sapere come è nato il quartiere. Come è nato il quartiere? Secondo te Carletta come è nato? Prima Non lo so, 2, perché poi non 4, poi 8, poi 10. Ecco, e adesso stanno nascendo in altre città, negli altri quartieri come il nostro. Prima di nascere il quartiere ci sono delle varie fasi, no? Prima di esserci il quartiere c'era il lavoro che noi facevamo qua ospiti della Camera Confederale del Lavoro di Modena e lo facevamo come movimento di cooperazione educativa ed era molto meno amico di così, perché effettivamente era aperto a tutti, però in teoria si andava su, avevamo la saletta disidratata messa a disposizione e poi discutevamo così dei nostri problemi, discutevamo di problemi educativi, discutevamo di problemi di salute mentale e discutevamo dell'occupazione dei tecnici nei confronti di quelle qualità terapeutiche che sono proprio di ogni persona, per quello che si riferisce all'aspetto dei rapporti umani, no? Naturalmente se uno ha male al fegato va dal medico, ma se uno non va d'accordo con la moglie è inutile che vada dal medico. Vero? Se un fratello e una sorella non si vogliono bene è inutile che vadano dal medico, è meglio che si riuniscano a discutere in gruppo per vedere che cosa devono fare. Se gli operai di una fabbrica non si trovano d'accordo per fare uno sciopero o non farlo, è inutile che vadano dal medico. Questi sono problemi che noi consideriamo problemi di micro politica e micro sociologia, cioè sono a livello piccolo, ma tuttavia sono problemi in cui vanno indagati i rapporti di potere, vanno indagate le posizioni dei singoli, vanno indagata la maniera di vedere il mondo, vanno indagate tutte queste cose. Ecco, io non so, però vorrei che spezzettassi, insomma, cioè prima ancora di essere alla Camera del Lavoro ci rivammo in una casa privata e noi eravamo molto orientati nel senso che però non ci chiamavamo in alcun modo così, ma nel senso anche della lotta per i diritti del minore, cioè in effetti il bambino nella nostra società non ha assolutamente fatto rispetto. E allora noi stavamo in questa direzione e ci agguerrivamo in questa direzione, però
vorrei dire questo, che sia quando molti anni fa questo gruppo è nato in una casa privata, residenziale Casalino, e poi dopo quando è andato alla Camera del Lavoro, la situazione era diversa perché sì, quando era a casa mia venivano le persone che invitavo, e anche persone che invitavano, che erano invitate da Felipe, che ho invitato io, no? Però a un certo momento, per quanto la stanza fosse grande, non ci si stava più. E alla Camera del Lavoro poi cosa accadeva? Accadeva che sì, in teoria era aperto a tutti, però non era che facessimo volantinaggio come facciamo adesso, no? Noi qui in quartiere facciamo volantinaggio, andiamo per le scale delle famiglie, delle scale delle case del quartiere, e invitiamo le famiglie a venire in quartiere a discutere i loro problemi. Questo allora noi non lo facevamo. C'è una cosa che deve essere detta, se no tutto questo non risulta chiaro. Cioè credo che prima è un po' detto che tutto questo è derivato dalla consapevolezza completa che è derivata che non serve sia via psicanalisi e psicologia per liberare le persone. Ecco, e qui c'è anche un lavoro, una ricerca critica nei confronti di questi casi. Questa ricerca dura cominciata nel 1949, quindi è durata tanto tempo e per tanto tempo è stata convocata anche aspettando di avere poi il controllo delle persone e vedere come stavano 15 anni dopo, 5 anni dopo, che erano state curate in una maniera che non aveva niente a che vedere con quanto veniva insegnato da sia degli psicanalisti ma semplicemente facendo un'analisi completa e naturalmente questa analisi completa, situazioni complete, sia pure a livello di un gruppo di persone, veniva condotta secondo determinati metodi che non erano preparati all'università di medicina, ma erano studiati di maestri della politica che io credo abbiano dato all'umanità strumenti per capire come passa la società ad oggi e insieme come sono state fatte le società, sono state costruite le società del passato e quindi gli strumenti per cambiare questa società tutti insieme. Quindi credo che sia nata da un impegno politico che è venuto prima delle conoscenze in campo medico che si sono rivelate vere per tutto quello che si riferiva alle materie che non erano la psichiatria e che invece si sono rivelate false con la conferma dei fatti che va sono più di 25 anni e gli avversari sono molto potenti perché gli avversari sono multinazionali, politici, psicofarmaci, sono gli psichiatri, sono i psichiatri sono soprattutto quegli psichiatri che adesso fanno tanti abbandonati e che sono quelli più pericolosi perché come di loro la difesa è più difficile perché sentire loro problemi internazionali
che hanno fatto costruire un'università di psichiatrici uno dopo l'altro, uno di questi si chiama Franco Basaglia, che ha fatto costruire ospedali ovunque a possibile. Però la sua attività pubblicitaria è stata molto alta e ci sono oggi molti giovani onesti che sono convinti di avere davanti una persona che veramente ha fatto delle cose per fare avanzare l'umanità. Ha semplicemente riuscito a rimettere la maschera alla psichiatria era chiaro che era qualcosa di orribile, qualcosa contro cui ci stavamo riflettendo, ma lui è riuscito a far vedere lo psichiatra come liberatore, ma la gente si libera da sola. Questo è quello che noi abbiamo dicendo. E se qualcuno di noi sa qualcosa, gli serve soltanto per smascherare quelli che vengono qui usando parole difficili, siccome c'è qualcuno di noi che le parole difficili riconosce e sa che cosa c'è dietro queste parole difficili. C'è soltanto la voglia di conservare cose vere, di discutere gli altri, e allora se qualcuno di noi sa qualcosa non gli serve per aiutare gli altri, gli serve unicamente per combattere questa falsa scienza. E allora se vedremo trovare gente, veramente trovarci chi è stato potremo spingere le rapporti e credo che voi siate più pronti. Noi avete già da parecchio tempo portato avanti dei collegamenti, no? Ecco, si tratta soltanto fin dove voi pensavate di poter arrivare, forse voi eravate modesti, no? Dicevate più di qui, dove si può, con una parte sulle spalle, lo facciamo noi, poi dopo chiamiamo lo specialista. Lo specialista non serve mai, però bisogna smascherare e smascherarlo come? Ci sono tante persone che erano state da decine di specialisti e che sono state bene in quartiere e che non sono più andate da specialista. Io parlo del quartiere più recente, ma possiamo dire che le persone che venivano curate prima senza quartiere in realtà venivano curate con un metodo che è di questo tipo, cioè era una presa di contatto con gli amici, con i parenti, con i vicini, e quindi era qualcosa, terapeuta non era il medico, ma il medico unicamente aveva questa funzione, cioè diceva sei capace anche tu, io non so niente di più che tu non sappia fare, sei capace anche tu, perché se uno possiede delle ricchezze, ma le possiede sepolte in cantina, in un posto dove nessuno sa che ci siano, lo stesso non sa da bere, quell'uomo può morire di fame pur possedendo immense ricchezze. E lo stesso è della nostra enorme capacità di aiutare gli altri che noi abbiamo, ma che lui ha, è vero, che tu hai. E allora l'importante è appunto che questa convinzione, questa consapevolezza, questa dimostrazione con i fatti, perché noi abbiamo qui che ci può raccontare che aiuto ha avuto da ospedali psichiatrici, che aiuto ha avuto. Io non ho avuto niente. Tu non hai avuto Niente. Ho avuto solo qui. E adesso
Sei fuori, sei piccolo. Sono fuori provvisoria perché ha fatto la firma mio figlio. Sì, ma Provvisorio se per caso la gente lì cominciano a dire quella lì è stata al manicomio, è matta, quando si dice qualche cosa difendersi. Quando il più piccolo, io stavo lavando a lavare il sederino, comincia a dire quello lì è venuto a casa, suo padre è venuto a casa, comincia tua madre, lo volevo buttare giù dalla finestra. E un po'. Puoi immaginare, ne ho cresciuto 10, Senti, voglio dire questo, tu dici, tu sei venuta con noi. sono contenta. Sei contenta. Molto. Ecco, anche a noi fa molto piacere. Sei venuta con noi a Savona. Sì. Sei venuta con noi a Firenze. Sì. Noi ci siamo trovati molto bene con te, sai, e ci troviamo molto bene. Io ho piacere, io Ora provvisoria, sai, se avranno a che vedere con i quartieri di San Faustino all'intero e magari anche qualcuno di quelli del Corò. capino quello che vuole, il primario è stato il primo che mi ha curato. Tu sei fuori. Sì, provvisorio. Provvisoria dici tu. Noi la pensiamo diversamente. Sì. Ecco, sappiamo come è facile, poi dopo qualcuno che è stato marchiato, no? Si vede che prende un bambino in braccio, allora gli si va a dire che lo voleva buttare giù dalla finestra. Sì. Allora si chiama il 113 per una sciocchezza qualunque. Noi le sappiamo queste cose, però ci siamo anche noi. Io stiamo a guardare e non solo a guardare e ti stiamo vicino. Sì, sono contenta. Sì, io credo questo. Io credo che discutendo in un quartiere e sentendo che noi siamo tutti dalla tua parte, tu non devi più dire che sei a casa provvisorio. No, perché io dico provvisorio perché quando sono uscita mi hanno detto provvisorio finché sta bene resta fuori. Come sono gentili, già, ti dicono già. Dal dispensario. Ti mettono già in testa. Sì, perché ha letto il biglietto, l'ultimo biglietto ha letto lei che anzi la signorina che è andata via adesso, quello che eravamo con noi, ha detto me lo dai me questo biglietto? Dico no.